Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Solito ritornello, benvenuti e benvenute se questa è la prima volta che capitate qui. Per questa settimana non andremo avanti con gli argomenti di grammatica per i nostri video settimanali, ma ci fermeremo un pochino, torneremo indietro e faremo un po' di pratica, un po' di esercitazione su un argomento grammaticale che abbiamo visto un po' di settimane fa. Questa settimana, infatti, faremo il quiz mensile. Il quiz di questa settimana è il quiz fatto a maggio e anche se siamo a luglio lo stiamo pubblicando lo stesso perché, come già sapete, meglio tardi che mai. Il quiz di maggio è stato dedicato interamente alle preposizioni più l'infinito. Prima di andare avanti con il nostro quiz e quindi di parlare nello specifico dell'argomento del quiz e di darvi alcuni consigli, vorrei parlarvi brevemente di questo quiz mensile che facciamo su Lernilango. Ogni mese, se volete, potete avere la possibilità di partecipare a un quiz mensile. Quiz dove appunto rivediamo insieme gli argomenti principali delle lezioni di grammatica pubblicate sul nostro canale YouTube. Se volete sapere come partecipare a questo quiz mensile, potete visitare il nostro sito lernilango.com e troverete tutte le informazioni per partecipare a questo quiz nella sezione contenuti esclusivi. Vi dico un'altra cosa. Vi dico che se parteciperete a questo quiz mensile, se appunto vincerete il quiz, se arriverete primi o prime, avrete la possibilità di vincere un'ora di lezione con me. Un'ora di lezione con me è infatti il premio per i vincitori o le vincitrici del quiz. Vi ricordo inoltre che sempre nella sezione contenuti esclusivi che trovate sul nostro sito lernilango.com, nella sezione contenuti esclusivi troverete tutte le informazioni per poter avere 1. Le trascrizioni in formato PDF dei podcast, 2. Le trascrizioni delle interviste prodotte da Lernilango più glossario, 3. Gli esercizi di grammatica in formato PDF e 4. I sottotitoli dei video di YouTube in formato PDF. Se volete avere informazioni su come avere tutti questi contenuti esclusivi, ripeto, consultate il nostro sito lernilango.com e troverete tutte le informazioni nella sezione contenuti esclusivi. Bene, detto questo, passiamo subito al nostro quiz, al quiz del mese. Come ho già detto precedentemente, l'argomento di questo mese sono le preposizioni più l'infinito. Nello specifico, il quiz di questo mese è stato interamente dedicato ai verbi che si chiamano verbi con preposizione fissa. Sono cioè dei verbi che prima dell'infinito hanno sempre la stessa preposizione, come per esempio il verbo cominciare a fare qualcosa. Vedete, il verbo cominciare è un verbo chiamato a preposizione fissa, perché prima dell'infinito il verbo cominciare vuole sempre e solo la preposizione a. Quindi, se già conoscete i verbi a preposizione fissa della lingua italiana, i principali verbi a preposizione fissa della lingua italiana, se conoscete questi verbi principali, potete andare avanti e fare il quiz ed esercitarvi un po', fare un po' di pratica. Se invece ancora non conoscete i verbi a preposizione fissa, vi consiglio di mettere in pausa questo video e di guardare il video che abbiamo pubblicato un po' di tempo fa sul nostro canale, video che trovate qui su. Quindi mettete pausa a questo video, tornate indietro, guardate il video sui verbi con preposizione fissa e poi ritornate qui per fare un po' di pratica, per fare un po' di esercitazione.
Bene, e dunque adesso, dopo questa piccola premessa, iniziamo subito con il quiz. Nel quiz ci saranno delle domande a scelta multipla e delle domande vero o falso. Ripeto, gli argomenti sono i verbi con preposizione fissa prima dell'infinito. Partiamo dunque subito con il nostro quiz di maggio a luglio. Bene, iniziamo dunque subito dalla prima domanda del quiz. In questa domanda dovete scegliere la preposizione giusta. Vi ricordo che non c'è bisogno di riflettere in questo quiz, non avete bisogno di riflettere, ma dovete solo ricordare quale preposizione va sempre prima dell'infinito con il verbo sforzarsi. Prego, prendete il vostro tempo e riflettete. La preposizione corretta è di. Sforzati di fare più attenzione la prossima volta, perché con il verbo sforzarsi va sempre la preposizione di. Passiamo adesso alla seconda domanda. Anche in questo caso dovete scegliere quale preposizione utilizzare. Qui c'è stato un errore del sistema, non capisco perché. Il verbo non è recuperare, ma il verbo corretto è continuano. Quindi Angelo e Priscilla continuano, puntini puntini, uscire insieme. Non so perché c'è stato questo errore del sistema. Quindi dovete pensare, dovete ricordare quale preposizione va prima dell'infinito con il verbo continuare. Ricordate, con il verbo continuare utilizziamo la preposizione a. Angelo e Priscilla continuano a uscire insieme. Passiamo adesso invece alla domanda numero 3. Anche in questo caso dovete scegliere la preposizione giusta da usare con il verbo. Il verbo in questo caso è il verbo provare. Quindi ricordate quale preposizione usiamo sempre con il verbo provare prima dell'infinito. Prego. La risposta corretta è A. Ascoltami, prova a telefonarle di nuovo. Insisti. Anche qui un errore di sistema, non è insistei, ma insisti. Quindi con il verbo provare, prima dell'infinito, usiamo sempre la preposizione a. Prossima domanda, numero 4. Anche in questo caso dovete scegliere la preposizione giusta. In questo caso il verbo è il verbo riflessivo mettersi. Quindi ricordate quale preposizione usiamo sempre prima dell'infinito quando abbiamo il verbo mettersi. Prego. La risposta giusta è a. Con il verbo mettersi usiamo sempre la preposizione a prima dell'infinito. Prima di metterti a cucinare, chiedile se l'appuntamento è confermato.
Prossima domanda. Anche in questo caso dovete scegliere la preposizione giusta. Il verbo in questo caso è il verbo volere, quindi ricordate che cosa succede prima dell'infinito quando abbiamo il verbo volere in italiano. Prego, prendete il vostro tempo. La risposta giusta in questo caso è nessuna preposizione, perché, come sapete, in italiano con i verbi modali volere, potere, dovere, prima dell'infinito non mettiamo nessuna preposizione. Quindi vorrei ritornare a Napoli, semplicemente. Prossima domanda. Anche qui scelta multipla. Il verbo, in questo caso, è il verbo riflessivo divertirsi. Quindi ricordate quale preposizione va prima dell'infinito quando abbiamo il verbo divertirsi in italiano. Prego. La risposta corretta è A, perché con il verbo divertirsi, prima dell'infinito in italiano usiamo sempre la preposizione a. Ultimamente mi diverto molto a fare i puzzle. Prossima domanda. Scelta multipla, di nuovo, il verbo in questa frase è il verbo decidere, quindi pensate, ricordate quale preposizione va con il verbo decidere prima dell'infinito. Prego. La risposta corretta è D. I miei genitori hanno deciso di vendere la casa in campagna, perché con il verbo decidere in italiano, prima dell'infinito, usiamo sempre la preposizione di. Prossima domanda, numero 8. Anche in questo caso una domanda a scelta multipla. Dovete capire quale preposizione utilizzare prima dell'infinito con il verbo insistere in questo caso. Quindi ricordate la preposizione da usare con il verbo insistere prima dell'infinito. Prego. La risposta corretta è A. Se insisti a chiederle come sta, potrebbe infastidirsi. La preposizione a, infatti, è la preposizione che usiamo sempre con il verbo insistere prima dell'infinito. Prossima domanda, numero 9. Anche qui, scelta multipla. In questo caso dovete ricordare quale preposizione usare prima dell'infinito con la struttura verbo essere più aggettivo. È impossibile. Ricordate? Prego.
La risposta corretta è nessuna preposizione, perché quando abbiamo una struttura come questa è impossibile, prima del verbo all'infinito non usiamo nessuna preposizione. Quindi, scusate, ma per noi, errore di sistema, è impossibile arrivare in orario il martedì. Quindi, con queste espressioni, verbo essere più aggettivo, prima dell'infinito non usiamo mai la preposizione. Prossima domanda, numero 10. Anche qui, scelta multipla. Il verbo da considerare in questo caso è il verbo incominciare. Quindi ricordate quale preposizione usiamo prima dell'infinito quando abbiamo il verbo incominciare. Prendete il vostro tempo, prego. La risposta corretta è a. Con il verbo incominciare, prima dell'infinito, usiamo sempre la preposizione a. Ti prometto che incominceremo a pulire dopo pranzo. Prossima domanda, numero 11. Scelta multipla. Dovete scegliere la preposizione giusta da usare. Il verbo, in questo caso, è il riflessivo ricordarsi. Quale preposizione usiamo con il verbo ricordarsi prima dell'infinito? Prendete il vostro tempo, ricordate, prego. La risposta corretta è di. Mi ricorderò di portarti i libri. Con il verbo ricordarsi, prima dell'infinito, usiamo sempre la preposizione di. Passiamo adesso alla domanda numero 11. In questo caso è una domanda vero o falso. La frase lei preferisce a mangiare il panino è sbagliata. Lei preferisce a mangiare il panino. È giusto o sbagliato? Con il verbo preferire usiamo la preposizione a prima dell'infinito? Ricordate e poi decidete se questa frase è giusta o sbagliata. La frase lei preferisce a mangiare il panino è sbagliata perché con il verbo preferire non usiamo la preposizione, quindi lei preferisce mangiare il panino, è un verbo senza preposizione, quindi questa frase è sbagliata e la domanda, la frase X è sbagliata, è giusta, perché appunto la frase è sbagliata. Prossima domanda. Anche in questo caso, vero o falso? La frase finite a fare l'esercizio è corretta. Riflettete. Con il verbo finire, prima dell'infinito, usiamo la preposizione a? Prendete il vostro tempo, ricordate.
con il verbo finire prima dell'infinito non usiamo la preposizione a, ma usiamo la preposizione di. Finite di fare l'esercizio. Quindi la frase finite a fare l'esercizio è corretta? No, non è corretta, è sbagliata. Quindi la domanda numero 13 è falsa, perché la frase finite a fare l'esercizio è sbagliata, non è corretta. Prossima domanda, numero 14. In questo caso, scelta multipla. Dovete capire quale preposizione utilizzare con il verbo riuscire, in questo caso, prima dell'infinito. Non riesco, puntini puntini, capire cosa ti infastidisce. Prendete il vostro tempo, prego. La risposta corretta è A. Non riesco a capire cosa ti infastidisce, perché con il verbo riuscire usiamo sempre in italiano la preposizione a prima dell'infinito. Prossima domanda, numero 15, anche in questo caso a scelta multipla. Il verbo nella domanda numero 15 è il verbo riflessivo ricordarsi. Quindi ricordate, appunto, ricordate quale preposizione utilizziamo prima dell'infinito quando abbiamo il verbo ricordarsi. Prendete il vostro tempo, prego. La risposta giusta è di. Ricordati di portare fuori la spazzatura. E questo perché con il verbo riflessivo ricordarsi, prima dell'infinito, usiamo sempre, sempre, sempre la preposizione di. Prossima e ultima domanda, vero o falso? Eccoci qui. La frase è difficile studiare l'italiano è sbagliata. Riflettete. È difficile studiare l'italiano. È una frase giusta o sbagliata? È scritta nel modo giusto? È elaborata, creata nel modo giusto o nel modo sbagliato? Con espressioni come essere più aggettivo, usiamo direttamente l'infinito? O abbiamo bisogno di una preposizione prima dell'infinito? Riflettete, prendete il vostro tempo, prego. La frase è difficile studiare l'italiano è giusta, non è sbagliata, è giusta. Quindi la frase è difficile studiare l'italiano è sbagliata, è falso, perché questa frase è giusta e non è sbagliata. Lo so, logica inversa, ma se seguite il filo ci arrivate senza problemi. Bene, cari e cari, grazie di essere arrivati e arrivate fino alla fine di questo quiz. Spero che questo quiz sia stato utile per ripetere ed esercitarvi con un argomento un po' fastidioso, diciamo, della lingua italiana, e cioè le famose e maledette preposizioni. Bene, vi ringrazio di nuovo del vostro ascolto e vi auguro una buona giornata o serata, dipende da dove siete. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!